condividiamo questo un po' di silenzio per un paio di minuti e ognuno contatta il silenzio e lo condividiamo. Il silenzio è sempre qui, è sotto ogni rumore, no? Quindi è un modo di condividere qualcosa che non è personale, è qualcosa di più vasto. Questo che c'è adesso qui è tutto. Suoni, colori, odori, sensazioni fisiche, pensieri, ricordi, immagini, emozioni. Sono tutte esperienze che appaiono e scompaiono per non tornare più esattamente come sono. Noi siamo abituati a questo, ma se lo guardiamo con un momento con occhi nuovi, è una cosa incredibile. Nessun suono si ripete esattamente come prima, nessuna conformazione di forme si presenta come prima, ma sempre diverse. Una creatività infinita che si nasconde dietro l'abitudine con cui noi ci sembra che invece le cose si ripetano sempre uguali. È come una energia infinita e iridescente che danza nel vedere, nell'udire, nel sentire, nel pensare. E non c'è qualcuno che vede, sente, ode o pensa. C'è solo vedere, udire, pensare, sentire, come esperienze che appaiono da sé, spontaneamente, impersonalmente, senza sforzo, senza nessuno che le faccia. Fra queste esperienze, il pensare è descrivere e commentare tutte le altre esperienze, tutti gli altri eventi che accadono, il pensiero li può descrivere e commentare, compresi gli eventi di pensiero. Quindi, per esempio, scoppia un boato e la mente dice questo è un tuono. Gli occhi cadono su una forma e dice quella è una montagna. Ehm, Ho una sensazione sulla pelle e il pensiero dice ho freddo. Penso domani compro quella cosa che volevo comprare da tanto tempo e il pensiero successivo commenta dicendo non è una buona idea perché è meglio aspettare i saldi, capite? Quindi il pensiero ha questo compito di continuamente descrivere e commentare e per fare questo deve usare il linguaggio e il linguaggio ha le sue regole. Le regole del linguaggio sono quelle di descrivere ogni evento attraverso parole che lo spezzettano in qualche modo. In questo abbiamo una differenza, perché l'evento accade,
le parole, il linguaggio, per descriverlo devono mettersi in fila una dopo l'altra, diacronicamente, diciamo. Perché le regole del linguaggio vogliono un soggetto che indica un'entità, vogliono un verbo che indica un'azione, vogliono un oggetto che indica un'altra entità. E quindi un evento che accade da sé unico, a un certo punto viene spalmato in tanti pezzi. Per esempio, viene un tuono e la descrizione che ne fa il pensiero è: io odo un tuono. Io è un soggetto, un'entità, odo è un'azione che fa questo soggetto, e poi un tuono è un oggetto che è diverso dal soggetto. Provo un prurito, io ho un prurito, la stessa cosa. Vedo una montagna, io vedo una montagna. E quindi quello che è importante comprendere è che quando io ho spezzettato in un soggetto, un verbo e un oggetto, una qualsiasi percezione, queste tre cose non sono separabili, perché sono soltanto un metodo che usa il pensiero per descrivere una stessa cosa che accade e basta. C'è un boato, boom, è indivisibile, è un'esperienza unica, indivisibile. Ma quando dico io odo un boato, si comincia a creare come se ci fosse un io a parte dal boato che ode, compie una certa azione e poi l'oggetto che viene percepito. Ma tutte e tre queste cose devono essere inseparabilmente insieme per descrivere, che è l'unica cosa che fa il pensiero, quell'evento. Ma il pensiero va oltre, il pensiero non solo descrive, ma collega le cose. Quindi se per esempio abbiamo degli eventi che sono stati descritti con delle frasi tipo: io vedo una montagna, io odo un tuono, io sento un prurito, io ho un'idea, collegando queste frasi, il pensiero comincia a vedere, ad accorgersi che i nomi per indicare gli oggetti di tutte queste diverse percezioni, quindi di queste diverse frasi, i nomi per indicare gli oggetti cambiano sempre. Un momento è una montagna, un momento è un prurito, un momento è un tuono, un momento è un'idea. Mentre le parole che si usa per indicare il soggetto è sempre uguale: io, 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 io. Ora, badiamo bene che il fatto che si usi la stessa parola in ogni caso non significa che si riferisce alla stessa entità, perché come abbiamo detto, ogni evento è unico, ogni evento è unico e indivisibile, e quindi se il linguaggio usa tre cose per indicarlo: io odo un tuono, queste tre cose si riferiscono soltanto a quello, non si riferiscono alla montagna, dove si usano altre tre, ma sono solo un portato di quella percezione che è la montagna, capite? E, insomma, se voi avete una matita, potete dividere in destra, centro e sinistra. Poi avete una penna e la dividete in destra, centro e sinistra. Le parole usate sono le stesse, ma la destra della matita non è la destra della penna, sono diverse. L'io che vede la montagna non è l'io che ho del tuono. Ma siccome si usa la stessa parola e la mente collega i puntini, si comincia a creare l'idea che esista un unico io permanente che in tutte queste situazioni fa cose diverse. E così comincia a formarsi l'idea di un io separato.
È un'illusione ottica. Pensate un attimo a questo. Immaginate di avere davanti una fila di 50 piccole lampadine, tutte in fila. La prima si accende velocemente, si spegne velocemente. Nel momento in cui si spegne, si accende la seconda velocemente e poi si spegne. Nel momento in cui si spegne, si accende la terza e così via fino alla 50ª. Abbiamo delle lampadine che in sequenza si accendono e si spengono. Ma la percezione che costruisce la mente non è così. Noi non vediamo lampadine che si accendono e si spengono. Noi vediamo una luce che sembra sempre la stessa, che scorre come su un binario e va da sinistra a destra, capite? È l'uso per cui si fanno le insegne, no? Quelle che si muovono. In realtà sono lampadine che si accendono e si spengono, niente passa da una lampadina all'altra. La luce di una lampadina non è quella di quella successiva, non è e noi invece vediamo un'unica luce che passa, che scorre da destra a sinistra. Questa è la stessa cosa che fa il pensiero collegando i puntini quando si usa la parola io e si genera l'idea di un io separato. E siccome l'io è sempre collegato al corpo, questo io separato e individuale è nel corpo e questo idea di essere un individuo separato, capace anche di decidere, di fare scelte, eccetera, questa idea appare, non è né giusta né sbagliata, non sto dicendo. Ma quello che avviene quando si vede tutto attraverso il pensiero io separato, è un'apparente contrazione di quell'energia che danza ovunque in maniera sfrenata e che è tutta la realtà, compreso me, compreso il corpo, compresa l'idea di io. Questa energia sembra che abbia una contrazione in un singolo corpo-mente, in un individuo. E diventa l'idea io sono qualcosa e c'è qualcos'altro da me là fuori. È ovvio che tutto questo genera un senso di imprigionamento. Questa contrazione dell'energia soltanto in questo io dentro una mente e un corpo lo fa sentire limitato e gli fa desiderare una completezza molto difficile da raggiungere, visto che la gran parte non sono io, ma è l'altro, cioè l'universo che mi sta fuori e da cui io credo di essere separato in questa contrazione dell'energia nel corpo-mente, che è una sensazione molto, molto forte, non è un'idea. Questa limitazione mi fa sentire, quindi la separazione mi fa sentire limitato. Quando mi sento limitato, sento la mancanza di qualcosa, di una libertà e di una completezza. E così nasce la ricerca di questa completezza che tutti noi nella vita cerchiamo anche attraverso i normali desideri, le nostre mete. Ogni piccolo o grande desiderio, dico spesso, non è che un tentativo di raggiungere un istante di completezza. Quando avrò quella cosa, sarò a posto, sarò soddisfatto. Naturalmente non è così, ma questa ricerca va avanti e diventa in alcuni la ricerca della liberazione, no? Ma questa ricerca è destinata a fallire ed è destinata a fallire per il semplice fatto che l'autore di questa ricerca è l'io separato, che è lui che si sente limitato, è lui che si sente incompleto e più agisce cercando l'infinito, più rinforza l'idea di essere lui che fa le cose. E l'unico ostacolo ad accorgersi della danza di questa energia è proprio
è proprio l'idea che io sono un io separato. Quindi se l'io separato è l'agente, che è colui che compie le azioni di ricerca, più cerca e più conferma di essere lui. Come il personaggio di un sogno che sogna di stare in prigione, più cerca di evadere e più il sogno si prolunga. E l'unica cosa che lo fa sentire prigioniero è proprio il fatto che lui esiste in quel sogno. Quindi ogni azione per liberarsi è nella logica di quel sogno in cui il protagonista è illusorio, perché il vero protagonista sta dormendo sul letto e non è certo in prigione. Ma di tanto in tanto può succedere un collasso di questa idea di essere un io separato e dal punto di vista della storia personale dell'individuo, se avviene questo collasso, la sensazione è quella di una grande espansione dell'energia, cioè quell'energia che era contratta e imprigionata in un io separato in un corpo-mente individuale, quando si vede l'inconsistenza di questi confini, si ha la sensazione di una grande espansione di energia, che è una sensazione del tutto illusoria, perché l'energia non si è mai limitata veramente. L'energia ha sempre continuato a danzare ovunque, anche nell'idea di essere contratta, capite? Ma era un'idea. Quindi quella sensazione che noi possiamo avere molto forte certe volte quando scompare la sensazione di essere un io separato, che un'energia contratta si espande, va bene? Quello che si espande non è l'energia, è che viene a cadere la limitazione del nostro sguardo di prima. È un cambiamento di prospettiva, non è un cambiamento di energia, capite? Ma noi lo possiamo vivere come una grande espansione. Per usare un'immagine che usava spesso Shankara, che è quella del vaso, no? Cioè c'è un vaso che è il nostro corpo-mente, immaginatelo chiuso, e noi possiamo immaginare e vivere la cosa come che c'è uno spazio che è chiuso dentro al vaso e che è separato dallo spazio fuori, la contrazione dell'energia. Se io riesco ad aprire il coperchio del vaso, questo lo uso io così, Shankara lo usava in modo diverso, ma insomma, se io riesco a levare il coperchio del vaso, allora l'energia che era imprigionata, scusate, lo spazio che era imprigionato dentro si congiunge con lo spazio fuori. Ora capite bene, non è così, perché lo spazio non ha parti, non è divisibile in parti. E non è che lo spazio sta dentro il vaso, è il vaso che è completamente immerso nello spazio e per lo spazio è del tutto indifferente se il vaso è aperto o chiuso, perché è tutto nello spazio. Quindi non c'è una vera espansione, ma dal punto di vista del vaso, cioè dal punto di vista della storia personale, si ha a volte questa esperienza di un enorme sollievo, una grande espansione. E questo crea spesso un fraintendimento, questa viene scambiata per la liberazione. Cioè la liberazione spesso si crede che sia questo grande senso di espansione dell'energia che prima era costretta e limitata e questo grande senso di sollievo, questa esperienza, va bene, come che quella fosse la liberazione. Tanta gente è convinta che ha avuto un'esperienza simile, è convinta che questo sia la liberazione. Ma chi è che ha questo? Soprattutto quando nella storia precedente di quel corpo-mente c'era stata una particolare rigidità e costrizione egoica. Più l'io e la credenza nella separazione del proprio sé era forte, e più quando succede 'sta cosa, che spesso succede a volte anche senza nessuna preparazione, senza nessuna
si ha un senso di grande espansione e dice: "Ah, questo è il risveglio, questa è la liberazione, questo sollievo". Però questa è un'esperienza che deriva dall'esser caduta una visione, precedente. Quindi è un'esperienza e tutte le esperienze avvengono nel tempo e quindi così come viene se ne va dopo un po'. Cioè, non esiste un'esperienza che rimane sempre. La parola esperienza si riferisce a qualcosa che accade nel tempo, ha un inizio e una fine. Ed ecco perché molte persone, dopo questa esperienza che loro credono sia la liberazione, credono di aver perduto la liberazione, perché il vedere non è la chiarezza di tutto questo non ha permeato, in maniera completa la questione, per cui, alcuni ricercano quel sollievo, ricercano quell'espansione, pensando di averla perduta e ritorna il cercatore, ritorna questo io separato che deve di nuovo trovare il modo di avere una, altra esperienza di liberazione. Mentre in realtà la liberazione è ciò che resta quando ha fine qualcosa che non è mai veramente esistito, e cioè la fine del cercatore. E la liberazione è sempre qui, è quello che come qualcuno ha detto, è ciò che sta veramente accadendo mentre cerchiamo la liberazione. E quindi come fai a raggiungerla se è sempre già qui? E come fai quindi anche a pensare a un sentiero o a una descrizione della liberazione? Mi fa ridere che di recente c'è stata una persona che mi ha scritto: "Tu non hai capito niente di non dualità e non sei un maestro". Ora, paradossalmente, io sono perfettamente d'accordo con le parole che questa persona ha detto. Forse non sono d'accordo con la premessa, cioè la premessa è che io ho capito che cos'è la non dualità, tu non l'hai capita e dunque non la puoi insegnare. Ehm, ma se leviamo la premessa probabile di questa frase, io non capisco non posso capire che la non dualità, non la posso comprendere e tanto meno la posso insegnare. Perché? Perché, la comprensione è un frutto del pensiero. Il pensiero è una infinitesima movenza della danza di questa energia. E come fa un movimento di una danza a descrivere l'intera danza? Sarebbe, cercare di comprendere il tutto, la non dualità, sarebbe come mettersi a guardare il desktop del computer, ogni figura che compare sul desktop e osservarlo sempre più nel tentativo di capire, di comprendere attraverso le figure del desktop l'hardware e il software che lo hanno prodotto. Non è possibile, perché il desktop è il risultato dello hardware e del software e quindi non può dare gli strumenti per comprenderli. E quindi questo mio non è un insegnamento, non è un messaggio, non è un tentativo di salvare la gente, cioè su questo alcuni spesso mi capita che alcune persone mi fanno i complimenti perché sono molto chiaro. Questo mi viene dal mio portato del fatto che di lavoro insegnavo e il mio scopo era quello che alla fine della lezione gli studenti se ne andassero avendo ben chiaro l'argomento che avevo insegnato. Ma quello era l'insegnamento, ma qua la questione è un'altra. Per quanta chiarezza io possa fare, non ha nessuno scopo.
non ha lo scopo di migliorarvi, di indicarvi la via, cioè, non ha questo scopo, perché è semplicemente non è una descrizione, non è una comprensione della non dualità, è un'espressione della non dualità come lo è qualsiasi altra cosa. In questo momento la danza dell'energia della non dualità diventa un discorso che non è più importante o meno importante di quelli che facciamo al bar o quando stiamo a chiacchierare con gli amici. Non è un insegnamento, anche perché è una semplice espressione, come dicevo, di questa non dualità. È una condivisione dell'essere, la chiamo così per questo. È un gioire di questa condivisione. E d'altronde, chi sono io per essere così stupido e così arrogante da pretendere di insegnarvi come si fa ad essere? Capite? È un po' come stare seduti. Cioè c'è bisogno di insegnarlo, c'è bisogno di impararlo, mhmm, occorre fare un training progressivo di apprendimento e di pratica per riuscire a stare seduti? C'è qualcuno che è seduto soltanto un po'? C'è qualcuno che è più o meno seduto di un altro? Quindi l'essere non è che si può insegnare, non si può imparare e non si può stabilizzare. Quanto occorre progredire per essere? E questa presenza è chiaro che non si può vedere, percepire, pensare, osservare, perché viene prima di vedere, osservare, viene prima di ogni pensiero, viene prima di ogni conoscenza, perché per esserci un pensiero, per esserci una conoscenza, ci deve essere la presenza che gli dà l'essere. Però quando pensiamo alla presenza, alla coscienza di esserci, la mente, il pensiero, ehm, la dice in questo modo: "Io sono". E in questo io sono, è chiaro che io sono non è la presenza, ma è la traduzione che ne fa il pensiero secondo le sue regole del linguaggio, come dicevamo prima. E quindi anche qui si crea a volte un falso dualismo, cioè si crede che ci sia un io che possiede l'essere, ma l'io non può stare prima dell'essere, perché, se non c'ha l'essere non c'è. Quindi in realtà, io sono è la descrizione, ma io e sono la stessa cosa. L'io è non c cioè c'è solo l'essere, non c'è un io a parte che lo possieda, e l'io è solo un indicatore verbale dell'essere che siamo tutti, che condividiamo tutti e che viviamo tutti in prima persona come io. La presenza ovviamente è sempre qui. Noi non è cioè alcuni pensano: "Sì, va bene, ma come faccio per entrare nella presenza?" Ci stai dentro, se no non ci saresti. Come faccio a raggiungere la consapevolezza della presenza? Ma la presenza non è nascosta, cioè non è che noi la dobbiamo cercare, capite? La vediamo in tutto ciò che appare, ma non la notiamo, così come quando leggiamo un libro vediamo anche la pagina, se no non potremmo neanche vedere le parole che sono la pagina, però notiamo solo le parole e non la carta. E quindi a volte qualcuno viene a questi incontri pensando di capire qualcosa di più, di imparare qualcosa.
di aumentare il suo bagaglio di conoscenze, ma rischia di perdere qualcosa, e cioè di perdere l'idea di essere un io separato. Ora, questa presenza non duale non si può comprendere, abbiamo visto, perché tutti i pensieri non sono altro che l'essere che appare come pensieri, come il desktop non è altro che il software e l'hardware che appaiono come desktop e quindi stanno prima e dietro. Questa presenza non duale non si può praticare perché già la stiamo facendo, già siamo. Non si può raggiungere perché è già qui adesso. Quindi la liberazione come una meta futura che va raggiunta alla fine di un percorso graduale non esiste. La meditazione, se uno la vuole fare, non può raggiungerla. Cioè meditare non ti porta neanche di un centimetro più vicino o più lontano dall'essere. Così come in un testo famoso di buddismo tantrico si diceva che l'onda non si avvicina né si allontana di un centimetro dall'acqua di cui è fatta. Quando mediti, in realtà è l'essere che medita, non ci sei tu. La liberazione, abbiamo detto, non è comprensione, perché, come diceva molto chiaramente Tony Parsons, la comprensione, cioè chi raggiunge la comprensione è una persona che ha compreso, ma resta sempre una persona che si vive come un io separato, che ha compreso. È solo quando collassa il cercatore, quando finisce la ricerca, che diventa evidente l'illimitata vastità di questa danza dell'energia che chiamiamo essere non duale o quello che vogliamo. E oltretutto la liberazione non è neanche consapevolezza di qualcosa. In questo momento voi siete seduti davanti al computer e siete consapevoli di voi e questa consapevolezza può essere, a volte appare così, che ci sei tu che osservi te stesso, seduto davanti al computer. Cioè la consapevolezza crea come una specie di doppio, no? C'è un te che osserva te che sei seduto. E questo è dire io sono consapevole di stare qui adesso seduto. Ecco, quando quel te che osserva te stesso seduto se ne va, svanisce, resta solo lo star seduto, che è vita. Resta solo ciò che accade. C'è solo questa vitalità che non ha bisogno di un te ad osservarla per brillare della sua luce, della sua vivida vitalità impersonale. Perciò nessun io separato può mai dire io sono un risvegliato, perché la liberazione non è altro che l'essere che adesso appare come tutti gli io che stanno qui insieme. E questo significa una grande liberazione, e cioè che non hai bisogno di cambiare te stesso, non hai bisogno di migliorare, non hai bisogno di purificarti, non hai bisogno di diventare degno per raggiungere quello che è già qui adesso. Nella vita ci sono tante sfide, noi cerchiamo di migliorare, questo non lo sto mettendo in dubbio, non è che uno dice ah vabbè allora io mi metto e non faccio niente.
nella vita possiamo migliorare tante cose, ma per quello che riguarda la liberazione che è sempre qui, tu vai perfettamente bene così come sei, con tutti i tuoi difetti, con tutte le tue manchevolezze, migliorabili nella storia personale che chiami la mia vita, ma dal punto di vista della tua completezza, tu adesso non hai bisogno di niente per sentirti completo. Perché proprio come siamo ora, siamo l'essere che appare come me, come te, e non c'è separazione fra l'onda e il mare, no? È come, per usare un'altra metafora, che noi, come tanti io separati, siamo come i personaggi di un film proiettato sullo schermo. Cioè, in realtà siamo fatti di luce, di una sola luce, che è quella del proiettore, che attraverso quella pellicola diventa tanti personaggi, ma sono tutti fatti di luce, di un'unica luce. Se ce ne rendiamo conto, siamo luce. Se non ce ne rendiamo conto, siamo luce lo stesso. Ecco perché mi piace concludere anche con una frase che anni fa ha scritto Jeff Foster, un augurio, che diceva così: che tu possa vedere la tua assenza ed esplodere nel mistero. Beh, possiamo passare alla parte della condivisione, del silenzio o delle parole, come preferite. Ciao a tutti, io avrei una domanda. Prego. Ciao Mauro, grazie. In realtà si ricollega un po' all'ultima frase che hai detto, tra l'altro molto bella, non conoscevo, grazie. Allora, a me capita durante alcune esperienze di meditazione, magari delle volte in cui non so, mi sento particolarmente rilassato, di avvertire quasi un senso di, potremmo dire, progressiva dissolvenza dell'identità, che però non culmina mai in questo esplodere nel mistero di cui parlavi. E quello che succede ad un certo punto è che avverto quasi una sensazione di paura, potremmo dire, di timore, come se ci fosse una vocina dentro di me che mi dice non lasciarti andare troppo, rimani attaccato a quelle che sono in un certo senso le tue certezze, no? E quindi, cioè, diciamo che ecco, un'analogia che mi viene in mente per descrivere questa cosa è come, diciamo, se mi trovassi davanti ad un dirupo e avessi la possibilità di guardare giù e osservare un paesaggio sconfinato, però la consapevolezza che l'intensità dell'esperienza è, come dire, notevole, mi porta poi, come dire, a consciamente voler volgere lo sguardo dall'altra parte, in un certo senso. E mi capita poi magari a posteriori di ragionare su questo senso di angoscia, che tra l'altro è molto particolare, è come se fosse una sorta di timore primordiale, non potrei descriverlo diversamente. Quindi mi viene da ragionarci su e chiedermi il perché appunto di questa cosa. E la risposta che forse mi sono, tra virgolette, dato in modo anche un po' ironico è che se vogliamo vederla in una prospettiva non duale, in cui in effetti non esiste un'identità separata da tutto il resto, e beh, allora forse l'io in un certo senso ha proprio ragione di spaventarsi, no? Perché nel momento in cui realizza che non c'è nessun io, viene lui stesso meno. Quindi, cioè, nella mia interpretazione, autointerpretazione di questa cosa, questa è la risposta che, tra virgolette, mi sono dato. Niente, volevo sapere cosa ne pensi, se ti ritrovi in questa osservazione, in No, generale no, è nel molto, pensiero. certamente è molto importante questa cosa che dici, cioè l'io ha il terrore di sparire, Esatto, sì. e l'io separato, che si crede separato, è un miraggio, ma è un miraggio che noi prendiamo per molto reale. E quindi, sai, è un po' come la paura di morire. Esatto. E in effetti, finché non svanisce questo miraggio, l'io ha molta paura anche
ascoltare insegnamenti di questo genere, no? Quando ci sono quelli che li insegnano. Anche se nelle tradizioni in genere si evita tutto questo. Tu stai parlando in fondo di qualcosa che a volte viene vissuta come una vertigine, di trovarsi un po' in caduta Esatto, libera. è un po' quello È, infatti. è Però come senza precipitare, cioè non avviene, è prima del è precipitare, è prima del come se uno precipitare. si ferma e dice no, aspetta, fermati un attimo, Ecco. perché E- avverti quello che, insomma, hai un presagio di quello che potrebbe esserci dopo, ma che non è completo, chiaramente. No, e questo è il grande dilemma dell'io, Esatto. perché l'io vuole il controllo, no? Tu stai lì, cioè quando dice fermati, quindi è come se tu avessi la scelta di poterti fermare o no. Cioè, se ti viene una voce che dice vacci cauto, fermati prima, vuol dire che credi che questa voce stia parlando a chi? A un io che ha il potere di fermarsi o meno. Mm. La cosa più spaventosa per l'io è accorgersi che in realtà lui non ha nessun potere, che a volte c'è un fermarsi, a volte c'è uno scivolare e un cadere, e tutto questo non è assolutamente nel controllo dell'io. C'è un autore che aveva fatto un esempio molto buffo, quello di una specie di giostra, no? Oppure una di quei posti dove tu vai con le macchinine nel Luna Park e quelle c'hanno c'hai un binario sott'acqua, no? Che ti fanno andare di qua e di là, però c'è anche un volante. Allora uno guida e si crede di guidare. Ogni volta che la macchinina se ne va in una direzione diversa, pensi di aver fatto un errore. Sì, E sì. allora poi nella vita le cose vanno come vanno, però noi impariamo a girare questo volante esattamente seguendo le curve anziché contrastandole, e pensiamo che siamo noi che le facciamo. Sì. È che E, poi questa... e poi succede a un certo punto che e se tu fai questo, diceva questo autore, poi dopo tu ti senti bravo e allora vai su un pulmino e cominci a insegnare agli altri come si segue, no? E ti senti un maestro. Però poi può succedere all'improvviso che tu stacchi le mani dal volante, ti accorgi che tutto sta andando esattamente senza che tu faccia niente. Ma finché non succede questo, il terrore di staccare le mani dal volante c'è, perché pensi che dipende da te tutto questo. Ecco, vedi, l'io separato, che è molto simile a, come dicevo, al protagonista di un sogno, no? Quindi lui vuole, da un lato, è convinto di avere il controllo delle cose, di poter scegliere e decidere quello che fa. Non si accorge che le scelte e le decisioni accadono, ma accadono da sé. Accadono, poi l'io dice io ho scelto di fare questo, però lui pensa di sceglierlo, di essere lui che ha il controllo e desidera qualcosa che è oltre il suo controllo, una libertà da tutte le costrizioni che limitano il suo controllo, mentre lui non si rende conto che è l'idea balzana di essere un piccolo io separato che ha il controllo a generargli la sensazione di essere limitato da tante cose più grosse di lui che gli mettono i bastoni fra le ruote. Solamente che, come quel personaggio del sogno, lui vorrebbe svegliarsi e porre fine a tutti i limiti del sogno, rimanendo lui. Ma il personaggio del sogno, quando c'è il risveglio, non c'è più, è svanito con il sogno. E allora, diciamo così, ha altrettanto paura. E allora che fa? Questo si riscontra in molte persone che, secondo me, che seguono una via spirituale, una via di pratica, l'idea, insomma, nei cercatori.
allora che fa? Che si avvicina, ma fa in modo che quella caduta sia sempre dilazionata. Per esempio si inventano tanti livelli, no? C'è il livello A, il livello B, adesso poi arriva la... E così ci puoi passare tutta la vita divertendo di un mondo a raggiungere i livelli successivi, ma c'è sempre qualche livello fra te e quell'altra cosa dove tu non ci sei. E questo ti fa sentire al sicuro nel tuo inferno privato, personale. Perché l'unica vera libertà è del tutto. Il tutto è libero, è l'energia che danza, non va da nessuna parte, il tutto non ha una costrizione esterna che gli dice tu non ci puoi andare qui, non puoi fare questo. Se è il tutto si muove liberamente, e la metafora della danza, la metafora del gioco è questo, no? Che cosa c'è di più bello che rendersi conto che questa è una grande danza, che tu sei questa danza. Eppure, finché c'è l'idea di un io separato, ci sarà paura di lasciarsi andare a questa danza che non controlli tu, io piccolo. Sì, sì, sì. E allora questo senso di ansia che viene quando per esempio avviene qualche momento di silenzio, di sospensione dell'io separato, dà un senso di vertigine che spesso viene sottovalutato dalle tradizioni spirituali, non in maniera assoluta, anzi alcune, però viene perché in qualche modo è sovversivo rispetto all'idea di un io che deve seguire una via per migliorare se stesso. Perché già l'idea che per raggiungere questa cosa ci vuole tempo, perché io come sono non vado bene e devo migliorare me stesso, garantisce all'io che lui rimarrà così fino alla fine. E infatti c'è un autore, si chiama David Deloy, che tra l'altro ha scritto un bellissimo libro sulla filosofia della non dualità, che diceva la paura della morte è una fobia, non è una paura. Cioè, sai, la paura è paura di qualcosa di vero che ti minaccia. La fobia è che tu hai paura di una cosa talmente terribile che non ti puoi permettere di essere cosciente di quello di cui veramente hai paura. E allora con la fobia trasferisci questa paura su una cosa che non è quella e che in qualche modo ti dà una garanzia. Allora lui dice la paura della morte è una fobia, non è una paura, perché l'io teme di dissolversi con la morte e quindi ha paura della morte, ma nel frattempo, siccome è vivo e la morte non c'è adesso, viene rassicurato che per ora c'è. Cioè l'io dice ho il terrore di morire perché un giorno non ci sarò più, ma questo lo rassicura che adesso lui c'è. E invece diceva questo autore, la vera paura che è stata spostata nel futuro con la morte è che l'io non c'è adesso, che in questo istante non c'è l'io, perché questo ti apre una voragine da sotto i piedi e ti trovi in caduta libera nel mistero, appunto. Allora, è interessante che l'io si dà da fare sempre di più per rassicurarsi che c'è, perché è un'azione. Nel momento in cui smettesse di agire, svanirebbe. E allora, ecco, però la paura c'è finché c'è l'io, questo è chiaro. Cioè tu dici, quando io sto sull'orlo del Sì, sì, sì. precipizio, l'io sono ancora un io che ha paura, anche se cadi. Quando cadi, se c'è l'io, sarà l'esperienza più terrorizzante che ha mai avuto. Ma dura solo finché c'è l'io, capito? Sì, E sì, poi c'è certo. un'altra cosa importante da capire però, quella cosa che dicevo prima
quando parlavo del sollievo di quando uno ha l'impressione che l'energia contratta si espande, no? E cioè il punto, siccome noi, cioè il pensiero, l'io, si pone sempre delle mete che naturalmente spostano il futuro, l'io stesso pensa che il punto di arrivo sia la fine di lui, del cercatore, no? Allora, cioè l'io pensa che il punto, la meta, sia uno stato dove non c'è l'io separato. E siccome adesso c'è, allora non c'è questa liberazione. Questo è il ragionamento che fa l'io all'interno della sua logica di sogno. In realtà è chiaro che l'io separato c'è, nel senso che un miraggio esiste. Cioè, tu nel miraggio non c'è l'acqua, l'acqua è irreale, ma se ti appare un miraggio dove laggiù c'è l'acqua, allora il miraggio in quanto miraggio esiste, c'è. Semplicemente non è come sembra, perché non c'è l'acqua, però appare, perché e quindi come miraggio c'è. Allora, quando io parlo del miraggio dell'io separato, sto dicendo non che l'io separato non esiste e non c'è, ovviamente noi abbiamo spesso questa impressione, quindi come miraggio c'è. Non è come sembra, cioè nel senso che l'io non è separato, però sembra separato. Allora l'idea è che si fa la logica dell'io separato è che deve eliminare questo io separato, ma non c'è nessun bisogno di eliminarlo. Basta vedere con chiarezza la sua natura. Se io vedo un miraggio come un miraggio, non ci vado laggiù a prendere l'acqua. E il miraggio può rimanere lì ed è anche una bella cosa da vedersi. Quindi molti cercano tutta la vita di raggiungere, per esempio con la meditazione, con altre cose, uno stato in cui si sospende tutto e quindi anche l'io. Ed è una bella esperienza, non sto dicendo, ma non è la liberazione quella. La liberazione è quello che già c'è, e cioè che quando quando sparisce l'io, è la presenza che appare senza io, come non io. Quando c'è l'io separato, è la presenza che appare come io separato, va bene uguale, per la presenza è indifferente, assume tutte le forme possibili. E ecco perché riesce difficile spesso accorgersi che la liberazione è una cosa molto ordinaria. L'eccezionalità della liberazione nasce da quella sensazione di sollievo perché uno per tanto tempo è rimasto, è come uno che ha avuto un incubo, le ha passate di tutti i colori, quando si sveglia fa, ah mamma mia quanto sto bene, meno male, no? Ma poi finisce questo sollievo e vivi la vita quotidiana. Ecco, quindi in qualche modo, che ci sia o no l'io separato, non è un ostacolo e non è uno svantaggio, né è un vantaggio. Non è quello il punto. Il punto è che c'è un vedere non da parte dell'io, da parte di nessuno, per cui tutto quello che appare è l'essere che appare in quel modo, compreso l'io separato. E tutta la vita che noi riteniamo quotidiana è la stessa cosa del sacro, cioè non c'è differenza. Ecco perché a volte no, in certe tradizioni come lo Zen, quando si chiede che cos'è il Buddha, possono anche dire è l'escremento di un cane, perché proprio per notare che non ci sono differenze dal punto di vista della presenza, della realtà, non ci sono separazioni, le differenze appaiono, ma dal punto di vista dell'essere non c'è nessuna differenza. Quindi io direi che ti potrebbe capitare in questi frangenti che hai descritto di accorgerti
che non sta in te nessuna possibilità di controllare se fermarti o no. Che tutto sta accadendo da sé ed è un gran sollievo. Grazie mille. Ciao Mauro, è un piacere poterti rivedere, poter essere qui Anche con per tutti me. voi. Come stai? Stai bene? Tutto a posto? Non mi posso lamentare, sto come sempre, quindi Niente, volevo raccontarti intanto questa piccola, brevissima cosa di oggi pomeriggio perché c'entra con il satsang. Stavo ascoltando una vecchia registrazione e a un certo punto hai detto una frase in mezzo a un discorso molto vasto e ampio che diceva, vedete, quando ci appare un carciofo è il tutto che appare come carciofo. In quel momento lì è entrata la mia fidanzata nella stanza e mi ha chiesto, ma quindi sono questi i discorsi che fai? E io le ho detto, no, ma sono molto più variegati, e anche perché poi ripensandoci io, in questi incontri mi è capitato di farti delle domande sull'impermanenza, sulla coscienza, sulle paure, sull'io, domande che purtroppo nella mia vita non ho modo di poter fare ad altre persone, quindi colgo sempre l'occasione di poterti chiedere qualcosa eh, perché spontaneamente mi viene di farlo. Volevo farti una domanda non per puntare riflettori su drammi personali, perché una delle cose più belle qui è che proprio trattiamo tutto a livello impersonale. Tiriamo un sospiro di sollievo e ci prendiamo la libertà di poter parlare di queste cose come se non appartenessero alla nostra storia personale. Però anche per celebrare una sorta di liberazione di questo momento, di potertelo dire, io nella mia vita ho vissuto, tra virgolette, il dramma di avere nella mia famiglia persone con disturbi della personalità, che quindi, come puoi immaginare, ha generato molto dolore nella storia personale e quindi di trame psichiche che puoi immaginare, di manipolazioni, bugie, gesti molto aggressivi, mancanza di fiducia, insomma, proprio che hanno portato anche a disperazione, cose molto pesanti. Però, ecco, dal punto di vista invece della non dualità, avevo il piacere così di chiederti come possiamo osservare questo genere di tendenze della mente, perché se, come dicevi prima, noi per l'essere siamo la stessa cosa. noi scusami, non ho sentito l'ultima frase. Noi? Noi per l'essere siamo la stessa cosa. Vuol dire che come posso io giudicare una persona, definirla malata, definirla non giusta, definirla una persona anche negativa, se poi in realtà siamo comunque maschere. E allora perché mai io dovrei ritenermi migliore? Perché sono un bravo ragazzo, vado a lavoro, voglio bene alla mia mamma e porto i fiori alla fidanzata, allora io sono bravo. Ma sono sicuro che sia così, nel senso, se siamo veramente maschere della stessa eterna presenza, quella che noi definiamo la malattia mentale, un essere umano che è come un ramo storto che non si raddrizzerà mai. Perché dobbiamo avere questo genere di giudizio? Me lo chiedo perché nella mia vita a volte spontaneamente l'ho avuto e mi sono reso conto che perché certi atteggiamenti di alcune persone mi ferivano. Però poi non perché voglio tirare in ballo un senso di pietà o di compassione, però forse c'entra anche con questo genere di sentimenti che alcune tradizioni spirituali abbracciano, cioè di rendersi conto che dall'altra parte c'è una sofferenza e forse il fatto che quella stessa presenza che si anima in me, in te, in tutti noi, e che vive tante storie, tante incarnazioni, tra virgolette, incarnazioni, ecco, lì in quella dimensione umana di quella persona sta vivendo un dramma. Dal punto di vista della non dualità, come possiamo osservare questo fenomeno di quella che noi definiamo la malattia mentale? Ma penso che l'hai detto abbastanza bene, cioè ogni ramo ha la sua forma. Alcuni sono lunghi, altri sono corti, altri si ammalano e assumono hanno delle escrescenze strane, no? Non è detto che siano più brutti o più belli
degli altri. Alcuni vivono di più, altri si staccano e seccano perché sono aggrediti da parassiti, ma è la enorme diversità di questa danza dell'energia. Cioè voglio dire, dal punto di vista della nostra storia personale, della nostra vita personale, è chiaro che a volte siamo più capaci di sentire e vedere quello che c'è e altre volte no. Per esempio, una persona come te che è cresciuta in una situazione difficile familiare dovuta a disturbi mentali, che come sai uno se ne vergogna pure rispetto alle malattie, no? Cioè le malattie fisiche, insomma, tranne alcune perché ce ne stanno, la gente non si vergogna, mentre quello mentale la gente si vergogna. O poi succede che per non voler vedere in profondità le dinamiche familiari ci si affida tutto alla questione dei geni, no? Cioè che una malattia ha un'origine ereditaria e quindi non vale la pena andare a vedere come sono formate certe cose. E naturalmente questo da un lato ti impedisce di vedere le dinamiche psicologiche e dall'altro ti terrorizza, perché se tu pensi veramente che tutto sia una questione ereditaria, un figlio che si trova in una situazione patologica in famiglia avrà sempre paura di mettere al mondo persone che poi avranno, e a volte succede, ma succede perché certe dinamiche non sono state viste, i bambini le assorbono come una spugna e li ripetono. Quindi è chiaro. Quindi questo dal punto di vista personale è importante, secondo me, questo riguarda quello che chiamavo prima l'automiglioramento, cioè il fatto che nella vita noi cerchiamo sempre di migliorare le nostre condizioni, no? E non c'è mai fine, fino a che non moriamo, c'è sempre qualche sfida che la vita ci pone e che noi possiamo affrontare con le nostre risorse, imparare qualcosa di nuovo, comprendere qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo è importante. È importante questo. Dal punto di vista, tu dici, della non dualità. La non dualità non è un punto di vista. Il punto è questo. La non dualità è ciò che è, ciò che c'è. Dal punto di vista di ciò che c'è, non c'è nessun gioco, cioè, da fare. Quello che c'è è una infinita creatività. E la creatività infinita è fatta di luci e di ombre, è fatta di piacere e di dolore, di nascite e di morti. È una visione impersonale, capisci? E in una visione impersonale è ovvio che non c'è nessun giudizio. C'è un testo, ci sono dei testi, mi pare buddisti, che dicono uno che non si vede né superiore né inferiore né uguale agli altri. Semplicemente non si vede separabile dagli altri. E quelle persone malate, io sono meglio, quelle persone si comportano male, io mi comporto meglio, presuppone che tu sei solo quella mente-corpo che si comporta meglio, cioè quell'io separato con cui sei identificato. Allora, finché sei identificato con quell'io separato, è naturale, è umano che quel corpo-mente, per esempio, sviluppi rabbia in una situazione di questo genere, sviluppi giudizi. Succede, no? Ecco, il punto non è che allora cioè il punto non è che Mario deve diventare una tabula rasa senza nessun giudizio, senza nessuna recriminazione, senza nessuna aggressione, perché non saresti un essere umano. Quindi Mario
ha avuto delle esperienze, ha deciso di comportarsi in un certo modo che è diverso da quello delle persone malate di cui parlavi, le ha giudicate male, si è arrabbiato, poi magari ha capito che quelle persone non avevano scelta perché la loro storia l'aveva portata a queste, quindi magari le ha perdonate, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questi sono i punti di vista di Mario. Poi tu sei la presenza. E la presenza non sei solo tu sei anche quelle persone. E tutto quello che viene fatto o subito è sempre la presenza che lo fa a se stessa. Il problema che può avvenire, ecco perché dicevo prima che la non dualità non si può comprendere, non si può capire, perché il punto è che quando uno comprende la non dualità per quello che la mente può fare e magari crede di averla capita tutta, e si trova in una situazione come quella che hai descritto tu, all'interno della storia personale dell'individuo, per esempio Mario, ma non sto parlando adesso di te, sto facendo un discorso più generale, quindi non è detto che... E può essere usata la prospettiva non duale, che non è una prospettiva, ma nel momento che tu la comprendi e la pensi, diventa una prospettiva, ecco, non la può usare per non voler vedere certi aspetti in ombra della situazione. Faccio un esempio. Se tu provi una forte rabbia contro quelle persone di famiglia che ti hanno fatto soffrire e ti hanno dato tanti problemi, va bene? E una rabbia all'inizio si prova in queste situazioni, ogni prevaricazione, ogni stortura che uno riceve genera anche una reazione di rabbia che spesso si accumula perché quando la persona è potente, è un genitore per esempio, è chiaro che il bambino che fa? O se la esprime viene punito magari, no? Allora questa rabbia viene nascosta. Allora, quello che voglio dire è che a volte si può usare non solo un'etica di una religione a cui si è aderito che dice ama il prossimo tuo come te stesso, capirai? Oppure di essere giusti e di vedere tutti i lati della questione, o la non dualità. Cioè può usare questa cosa per dire sì, loro sono così, quindi io ci passo sopra. Ma in questo modo non dai il dovuto riconoscimento alla tua rabbia, che se c'è, capito che voglio dire? E allora tutto questo si può fare, ma si può fare nel momento in cui tu rispetti anche la tua rabbia o gli aspetti negativi che tu provi. Se uno ha una mente che giudica, poi dice il giudizio è negativo, lo reprimo. No, se tu hai una mente che giudica, la mente continuerà a giudicare. È meglio non saperlo o è meglio saperlo che quella mente continua a fare così? Se uno ha una rabbia, è meglio far finta di non averla e non vederla o è meglio vederla? Perché noi non siamo solo quella rabbia, non siamo solo quel giudizio, noi siamo molto di più, siamo la presenza che appare come tutte queste cose. Quindi voglio dire che soprattutto per persone che hanno una apertura alla spiritualità, che seguono magari un percorso religioso, meditativo, eccetera, con delle regole etiche, eccetera, e anche con queste visioni più compassionevoli, no? E questo è tutto ottimo, ma a volte noi usiamo una falsa compassione per non sentire le nostre parti infernali, tra virgolette, quelle che bruciano, no? Infernali nel senso che il fuoco brucia. E in questo modo limitiamo la nostra
il tocco della vita dentro di noi. E alla fine questa è tutta sempre una questione d'amore. Cioè, l'amore si fa toccare dall'amato anche quando quel tocco gli fa male. Ecco, allora penso che a volte quello che succede è che ci rendiamo conto che nel profondo noi siamo quell'amore che accoglie tutto, accetta tutto, che ha già accolto tutto, che ha già accettato tutto per il fatto stesso che accade. Cioè, se le cose accadono e compaiono, per esempio, nella tua coscienza, la tua coscienza le ha già accettate, le ha accolte. E quindi c'è qualcosa dentro di noi, dietro di noi, che siamo veramente noi, che è incapace di non amare, che è incapace di non accogliere, che tanto le cose le accoglie tutte. Però quando viene fuori l'idea di essere qualcuno come un io separato, questo sfondo che continua ad esserci, e non lo notiamo, semplicemente questo, ma lo siamo sempre. E quindi in qualche modo ecco perché alla fine va tutto bene. Per questo motivo qui, anche quando ci sembra invece dal punto di vista più ristretto dell'io separato che vada tutto male. Sì, grazie infinite, grazie. Sì, mi veniva da dire che a volte una frase come il tutto appare come carciofo può essere risolutiva per qualcuno e per un altro no. No, mi viene in mente perché nel Sutra di Huineng, che è stato il sesto patriarca della scuola cinese Chan, che era un analfabeta, però era uno che aveva una mente estremamente acuta, e la sua prima esperienza di liberazione fu quando attraversava un mercato e c'era un tizio che stava leggendo un testo buddista che è di Shantideva, il Bodhicharyavatara, e all'epoca, come da noi nel Medioevo, quando uno leggeva a voce alta, ecco, e lui passò e sentì solo questa frase: la mente non ha più nulla su cui appoggiarsi. E questo gli bastò per avere per accorgersi di quell'apertura che c'è sempre stata, ma che per lui fu in quel momento, nella sua storia personale, il momento in cui se ne accorse. Insomma. Grazie di cuore, davvero. Grazie. Sì, salve. Ciao, è la prima volta che partecipo. Volevo fare una domanda di ordine prettamente proprio di una comprensione mentale, perché prendo l'occasione di parlare con te, con persone che hanno probabilmente già più esperienza o comunque hanno accumulato magari più conoscenza in questo ambito, perché mi sono imbattuto in due parole di cui non ho capito esattamente, non ho compreso esattamente la differenza e se c'è una differenza. Le due parole in cui mi sono imbattuto sono consapevolezza e coscienza. Cioè come, non so se era l'uso che ne è stato fatto quando l'ho letto, oppure la mia comprensione che le ha distorte, ma è come se io quando ho letto di queste parole come se fossero due cose diverse, come se la consapevolezza fosse non so, io dico uno stato primario e la coscienza una specie di creazione a partire dalla consapevolezza. Però in realtà, devo essere sincero, in realtà non ho proprio compreso la differenza, perlomeno nei testi, sto parlando di Nisargadatta in particolare, non ho capito, perlomeno lui
o nella traduzione italiana, cosa intende lui quando parla di consapevolezza e di coscienza. So che è una domanda probabilmente basilare nell'ambito della non dualità, però io non l'ho compreso, se c'è una differenza. No, non mi meraviglia che non l'hai compreso, perché in realtà ogni autore usa queste parole in modi vari, per cui cioè, tu puoi leggere 10 autori diversi soltanto già nell'ambito della non dualità, e ti puoi accorgere che quando parlano di queste cose non intendono le stesse cose. E anche che Nisargadatta, sai, le traduzioni fatte in inglese, lui parlava in Maharati, che è un derivato del sanscrito, ma è una lingua che quindi il traduttore che si trovava lì traduceva in estemporanea le domande che gli venivano fatte in inglese in Maharati e poi dopo le risposte di Nisargadatta, e quindi molti libri, quasi tutti, sono fatti in qualche modo non ritraducendo dal Maharati, ma sono fatti in base alle registrazioni, quello che aveva tradotto in quel momento il traduttore, che spesso in maniera estemporanea aveva un uso un po' lasco di certe parole, capito? Quindi non è facile. Tu hai letto di Nisargadatta in particolare che cosa? Io sono quello in particolare. Quello va bene, perché il Freeman, il traduttore, era uno che aveva capito le cose in profondità e l'ha tradotto con una certa precisione, però anche lì spesso non esiste un corrispettivo di certi termini che lui usa, perché poi lui, in base a chi aveva di fronte, poteva usare un linguaggio più di tipo induista, più di tipo occidentale, insomma. Quindi capisco che c'è un problema. Allora adesso mettiamo un attimo da parte Nisargadatta e cerchiamo di capire, almeno ti dico come lo uso io, insomma, no? Io in genere uso consapevolezza e coscienza come sinonimi, a differenza di altri autori o di alcune traduzioni fatte di Nisargadatta, in cui consapevolezza è superiore e coscienza invece è un equivalente della mente, quindi con i pensieri, eccetera. Io invece la differenza è con l'attenzione. Allora, consapevolezza, coscienza, attenzione. Allora, diciamo intanto questo: che cos'è la consapevolezza, o qual è la caratteristica della coscienza? È quella di accorgersi delle cose. Cioè, quindi non è un comportamento. Cioè, la coscienza non fa niente, è come uno specchio. Quello che ci passa davanti lo riflette. Prende coscienza, cioè si accorge, sente, vede, osserva, quello che vuoi. Sì, perché anche qui capisci bene che noi, quando diciamo che la coscienza osserva le cose, stiamo usando un verbo, osservare, che è preso dal senso della vista. Perché non abbiamo un verbo per la coscienza, se non essere cosciente di. Quindi, ora, quando noi usiamo delle parole che vengono dai sensi, si portano appresso delle implicazioni che magari non riguardano la coscienza. Per esempio, osservare. Osservare le cose dal punto di vista della vista presuppone che ci deve essere una distanza. Cioè, se una cosa sta troppo vicina o troppo lontana non la vedi, no? Quindi l'occhio deve stare staccato dall'oggetto per vederlo. Quindi l'osservazione dà l'idea di una cosa staccata, che c'è nel caso della vista, ma non c'è nel caso dell'essere coscienti. Perché come fai a separare il colore blu che vedi dalla coscienza del colore blu? Cioè, sono due modi di dire la stessa cosa. Come fai a distinguere un suono dall'udire quel suono?
dove tu stai ascoltando la mia voce, Sì. no? E se la mente lo descrive così, c'è un suono che va da fuori, che entra dentro e diventa udire. Ma se fosse così, se tu ti basi sulla tua diretta esperienza di questo momento, riesci a vedere il punto esatto, la linea di confine dove finisce il suono fuori e comincia il tuo udire dentro? Non è possibile, perché sono due descrizioni della stessa cosa. Cioè, suono la descrive dall'esterno, udire la descrive dall'interno, ma l'esperienza di questo qui è una. La puoi chiamare udire o la puoi chiamare suono. È come la salita e la discesa di una strada. Cioè, una via, una pendenza, non è che è metà salita e metà discesa, e sono due cose diverse. Salita e discesa sono due opposti, però quando tu vedi la pendenza, è tutta la pendenza che la puoi descrivere come salita o la puoi descrivere come discesa a seconda del verso che scegli, ma è una sola la pendenza, capito? Sì. Quindi la coscienza di qualcosa e il qualcosa di cui si è coscienti, da un certo punto di vista non si possono separare. Però nello stesso tempo, ecco perché per esempio se invece di usare la metafora del vedere, dicendo che la coscienza osserva le cose, possiamo dire che la coscienza sente le cose, il sentire che nasce dal tatto è l'opposto. Io per sentire una cosa devo mettere in contatto la mia pelle con quella cosa lì, devono diventare una. Quindi la coscienza in qualche modo è paradossale, perché noi nella nostra esperienza da un lato ci sembra che sia qualcosa di esterno rispetto a ciò che vede, ciò che percepisce, e nello stesso tempo non si può separare però da ciò che percepisce. È come io spesso faccio l'esempio di una penna, la destra e la sinistra di una penna sono due opposti, ma non è che tu trovi il punto dove finisce la destra e comincia la sinistra, la penna è una sola, però c'è una differenza, ecco. Allora diciamo che la consapevolezza è questa qualità pura e semplice di sentire, vedere, osservare, accorgersi di un contenuto. Il contenuto può essere un suono, un odore, un colore, un pensiero, un ricordo. Quelli sono i contenuti della coscienza. Allora, la cosa interessante è che, diciamo, la caratteristica unica della coscienza è quella di accorgersi. Ma ciò di cui si accorge, cioè i contenuti, cambia in continuazione. Un suono, un odore, un colore, le mie parole che fluiscono in questo momento, il tuo udire, il tuo pensare, il tuo sentire freddo o caldo. Ecco, quindi la coscienza non è qualcosa che non è un'azione. L'azione avviene tutta a livello dei contenuti della coscienza. E questa è una cosa importante, cioè in tutte queste tradizioni si sottolinea il fatto che la coscienza non è la mente, non è i pensieri. I pensieri in realtà non sono coscienti, perché sono fatti di parole. Cioè una parola qualsiasi può essere cosciente. No, la parola acqua, la parola pensiero, la parola non è cosciente di per sé. Siamo noi che siamo coscienti delle parole. Le parole appaiono nella nostra mente e noi ne siamo coscienti. Quindi se tu sei cosciente di qualcosa, quel qualcosa non è lui la coscienza. Quindi tutto ciò di cui siamo coscienti non è la caratteristica della coscienza, ma è i suoni, gli odori, i colori, i sapori, è vedere, udire, ascoltare, eccetera, cioè quello che chiamiamo il mondo, oppure le sensazioni fisiche che chiamiamo corpo, o i pensieri che chiamiamo mente. Noi siamo coscienti del mondo attraverso i 5 sensi, del corpo attraverso le sensazioni fisiche e della mente attraverso i pensieri della mente, no? Ecco, quindi tutto quello è ciò di cui siamo coscienti.
E l'azione sta tutta lì, è il corpo che agisce, è la mente che agisce, decide, fa, è il mondo che agisce in tutti i modi possibili e immaginabili, mentre la coscienza semplicemente registra quello che succede, capito? Però posso fare un'altra domanda? No, come no, certo. Allora, penso di aver capito è una parola grossissima, diciamo che ho registrato, mettiamola così, però ho una piccola domanda. Il punto è, se è vero che io mi muovo come identificato con, io dico sistema corpo-mente, come dice Nisargadatta, si potrà dire in mille modi diversi, ma io uso questa terminologia, però ci siamo capiti. Quindi identificato col mio piccolo io individuale. E mi chiedo, com'è possibile quindi che avvenga quella che si chiama, non so, risveglio, illuminazione, chiamalo come vuoi, ovvero il mio punto è, ma se io sono all'interno di questo sogno, se io sono questo personaggio in questo film che si agita, fa, briga, forca, disfa, va al lavoro, si innamora e poi viene licenziato e svolge tutto il suo personale dramma o commedia che sia, com'è possibile poi che io, come personaggio che fittizio, falso, come dice Nisargadatta, in quella commedia, poi a un certo punto ecco, la domanda è proprio ne esca e mi veda come personaggio. Io non ho capito questa cosa qua. Se è vero che io sono cosciente, posso essere cosciente di essere dell'esperienza del mondo, e su questo mi ritrovo, ma il punto è, com'è possibile che se io sono inserito dentro tutto questo sistema, a un certo punto smetto di identificarmi col personaggio del film per sedermi sulla poltrona e godermi il film? Mi manca soltanto quel pezzettino per cui io esco dal film, lo vedo, mi ci diverto, e però lo vedo come film. Allora, è importante questo punto, cioè il punto è che è un ribaltamento di prospettiva in cui non sei tu che stai dentro tutto questo, ma è tutto questo che sta dentro di te. Detto così non si capisce. Non ho capito niente. Adesso piano piano, il sogno, prendiamo l'esempio del sogno perché è molto Okay. Allora, di che materia è fatto un sogno? Cioè, adesso non nel senso del cervello, di che materia, cioè questo sogno dove accade? In quale spazio? Nello spazio della coscienza del dormiente. Scusa, Okay. ti chiami Angelo, ecco. Sì. Allora, tu Angelo vai a dormire, ti sdrai nel letto, t'addormenti. A questo punto compare un sogno. Questo sogno è interamente nella tua coscienza. Okay, sì. E è fatto della tua coscienza, diciamo così. In questo sogno tu trovi tutto, trovi delle montagne, il che vuol dire che queste montagne implicano una storia di milioni di anni in cui si sono formate nel passato. Quindi trovi un cielo e magari vai in un osservatorio astronomico e vedi le galassie più lontane. Quindi in qualche modo è un universo intero che compare nella coscienza di Angelo che sta beatamente dormendo nel letto. Il punto qual è? Che per percepire qualcosa tu non lo puoi vedere da tutte le parti. Cioè tu per percepire qualcosa devi avere un punto di percezione da cui percepirlo. Per esempio vedere, tu non puoi vedere nella tua stanza contemporaneamente tutto, davanti, di dietro, lo devi vedere da un punto in cui ti trovi. Ok. E allora per percepire il sogno, Angelo
cioè la coscienza di Angelo automaticamente, non è che lo fa volontariamente, compare nel sogno come il protagonista del sogno. In genere è uno uguale a te, però a volte si può pure sognare di essere qualcun altro, no? Quindi nel sogno compare un punto di vista che è da lì che tutto il resto del sogno si percepisce, perché sennò non si potrebbe percepire. Questo personaggio, che in genere è uno stampo di quello che sta dormendo, è un mente-corpo convinto di essere un io, e nel momento in cui la coscienza di Angelo che sta dormendo, dove è apparso tutto il sogno, si è apparentemente ristretta dentro quel corpo mente, e dice, quando dice io, non dice tutto l'universo, dice io, Angelo che sto dentro al sogno. Allora nel momento in cui avviene questa specie di restringimento, di limitazione, autolimitazione della coscienza di Angelo nel protagonista, tutto quello che lui vede sarà fuori di sé, sarà l'universo esterno. Uomini buoni, uomini cattivi, situazioni belle, situazioni brutte, eccetera. Quindi noi abbiamo che nella comparsa del sogno compare un personaggio che è il protagonista, ed è dai suoi occhi che tutto il resto del sogno viene visto come esterno a sé e quindi non come la sua coscienza, perché apparentemente la coscienza di Angelo si è localizzata soltanto in quel punto per poter vedere il sogno, ma contemporaneamente tutto il sogno continua a essere nella coscienza di Angelo. Capisci la questione? Cioè, l'angelo che dorme, dell'angelo che dorme, dell'angelo dormiente, del vero angelo, diciamo così. Okay. Perché e quindi noi abbiamo una specie di cosa per cui apparentemente la coscienza di Angelo dormiente si è identificata soltanto con quel corpo mente del protagonista del sogno. È convinto di essere solo quello. Quando dice io parla di una coscienza individuale, ma nella realtà non è una coscienza individuale, perché tutto il sogno sta nella coscienza. E la cosa interessante è che Angelo del sogno, il protagonista del sogno, non è neanche cosciente, perché l'unica coscienza che c'è, non è che la coscienza è diventata, si può dividere, l'unica coscienza che c'è è quella del dormiente. È come quando tu vedi un altro esempio, c'è presente il teatro dei burattini, quelli con Pulcinella che si mettono, il burattinaio mette i guanti, no? Allora tu hai l'impressione che ci siano due, Pulcinella e il carabiniere, che litigano e semenano. Allora tu hai due, apparentemente, siccome non vedi il burattinaio, tu hai due coscienze individuali separate che lottano, vincono, perdono, eccetera. Com'è la situazione reale? Che né Pulcinella né il carabiniere sono realmente coscienti, e che l'unica coscienza è una sola, è quella del burattinaio, e quella coscienza non litiga, non vince, non perde. Allora è chiaro che da questo punto di vista il protagonista del sogno, che si crede di essere un corpo-mente separato, non può in nessun modo raggiungere quello che è già, cioè la coscienza dell'angelo che sta dormendo. E lo è già. È la coscienza del dormiente che appare come un personaggio singolo, con tutte le sue idee di essere separato. Quello che però può succedere è che diventi evidente il fatto che non c'è separazione e che c'è un'unica coscienza che coincide con tutto il sogno, compreso il personaggio che è il protagonista e compresa la sua idea di essere un individuo, capito? Ecco perché prima ti dicevo, è tutto dentro di, cioè il passaggio di prospettiva non è che io sono incastrato in un mondo esterno che mi condiziona, ma tutto il mondo sta dentro di me.
Nisargadatta, mi ricordo una cosa che cito spesso perché è molto bella, e diceva a un suo discepolo, la differenza è che tu ti vedi nel mondo, mentre io vedo il mondo dentro di me. E poi dice, io non rifiuto il mondo, semplicemente lo vedo apparire nella coscienza, quindi è il mondo che sta nella coscienza, non è la coscienza che sta nel mondo, come nel sogno, no? Cioè io vedo apparire il mondo nella coscienza, la quale coscienza è la totalità del conosciuto, del noto, nell'immensità dell'ignoto. Quindi c'è, e io aggiungo, non è che queste sono tre cose separabili, il mondo, la coscienza come la totalità del noto e la vastità dell'ignoto, è perché la mente non può far altro che dividere le cose, come dicevo prima, che si parla di queste tre cose. In realtà sono la stessa cosa, così come sono la stessa cosa le onde, il mare. Cioè noi pensiamo che siano separabili, ma le onde sono un'attività del mare e il mare e le onde sono acqua. È come dire, la totalità del noto, la coscienza è come il mare, le onde sono come il mondo, ciò di cui siamo coscienti, e l'acqua, che non è a parte, ma è attraversa tutto, è l'ignoto, la vastità dell'ignoto. Quindi è vero che quello che tu dici, cioè l'io separato non può fare niente, non può fare assolutamente niente. Però, siccome credere nel miraggio dell'acqua, no? Che ci sia acqua nel miraggio è una falsità. La verità è che c'è il miraggio, ma non c'è acqua, no? Così il fatto che l'io separato sia una costruzione mentale, è chiaro che se è una costruzione mentale, come fai a ammazzare, io dicevo Capitano Uncino, se è un personaggio di un cartone animato? Come fai a ammazzare la strega se è un personaggio? Non la puoi ammazzare, no? Chiaramente. Ma soprattutto come fa un io separato, che si crede separato, a eliminare se stesso? Ci dovrebbe essere un secondo io che lo fa? Ma allora, di nuovo, poi si tratta di dover eliminare quello. Quindi l'io separato non può fare niente. Ma siccome è una costruzione mentale, cioè è una falsità rispetto a... non è come sembra, e allora prima o poi la verità prevale sempre. Prevale sempre. E quindi prima o poi succede che si dissolve da sé tutto questo. Come quando uno si sveglia e il sogno si dissolve. Quello che dico che però finché, quello che avevo sottolineato prima, finché l'io pensa che c'è qualcosa che lui può fare, perché l'io è come il personaggio del sogno che sente parlare di questa cosa, è come se il personaggio del sogno, andando in giro per il sogno, incontra magari un uomo vecchio, alto, con la barba bianca, vestito tutto di bianco, un grande maestro, e lo guarda e chiede la verità. E questo personaggio, che è un personaggio del sogno esattamente come lui, gli dice: ti dico la verità è che sia tu che io non siamo due coscienze separate, c'è un'unica grande coscienza dove appare tutto questo universo. E allora che cosa può succedere? Molto spesso succede che il protagonista del sogno dice: e come faccio a raggiungerla? E come fai a raggiungerlo se già la sei? Se la tua essenza è quella, deve succedere solo che cada questa autolimitazione nel credersi un io separato. Ma questo non lo può fare lui,
perché lui che cosa vorrebbe? Vorrebbe svegliarsi per arrivare a essere la coscienza dove tutto era, ma rimanere lui. Il sogno deve sparire, ma lui deve rimanere, ma non può rimanere perché anche il sogno, cioè, fa parte del sogno. Deve morire, insomma. Deve morire, ma muore qualcosa che non è mai vissuto, però. Il bello è questo. Però il punto è che finché lui pensa di poter fare qualcosa, lo farà e il sogno proseguirà, perché ogni azione che l'io separato fa conferma che lui sta facendo qualcosa per raggiungere. Ecco perché dicevo che la ricerca è di per sé il problema. E stai smontando tutta la New Age, diciamo, se posso dirlo. Ma non io, cioè, per esempio, guarda, c'è un'altra citazione che mi piace molto di Ramana Maharshi, no? L'avrai sentito nominare, Sì. Ramana Maharshi, un altro grande. Beh, lui diceva, allora, noi ci siamo limitati pensando di essere un'entità limitata. Poi soffriamo di questa limitazione e cerchiamo degli strumenti come la meditazione, eccetera, per liberarci da questa autolimitazione. Ma come fanno degli strumenti che nascono all'interno di questa limitazione a liberarci da quella limitazione? Dice, la cosa più assurda è che noi, dice, la cosa che mi sembra più assurda, diceva, è che noi, pur essendo la realtà, andiamo in cerca della realtà. E dice, ci sarà un giorno in cui tu riderai di tutto questo e quello che ci sarà quel giorno in cui riderai c'è anche adesso. Quindi perché aspettare e non ridere adesso? Grazie mille. Mi sentite? Buonasera a tutti. Salve, salve. Ok, no, io ho una connessione che non va molto bene stasera, spero che comunque mi sentite. Allora Mauro, è un po' di tempo che io volevo farti una domanda, no? Che però mi risulta sempre poi che forse non è il caso di ma ecco, la domanda è: come parleresti tu a un adolescente, preadolescente in non dualità? Oppure, per esempio, come parleresti dell'ego? Come glielo rappresenteresti? L'ego? Sì. L'io, l'ego. Esiste un modo diverso? Per esempio, esiste anche, non lo so se esiste un autore che si è cimentato in questo. Adesso la prima cosa che mi viene in mente, per esempio, è che è un autore che parla in maniera molto semplice, quindi che può arrivare al cuore e anche in maniera comprensibile da tutti. Thich Nhat Hanh, lo conosci? Sì, come no. Ecco, soprattutto i suoi primi libri, La pace a ogni passo, Il sole è il mio cuore, insomma, sono libri che parlano, sicuramente parlerei a un adolescente, ma anche a un adulto e anche a un bambino, di interdipendenza delle cose. Il fatto che nessuna cosa è se stessa se non collegata con tutte le altre e che quindi non esistono separazioni reali, no? Sai, basterebbe quella canzone che adesso io non mi ricordo, ma per fare un tavolo ci vuole un fiore, non so se te la ricordi. Sì, Branduardi alla Fiera dell'Est. Cioè, già, quella è una canzone che possono cantare i bambini, però già sì. fa entrare un po' questa idea, no? Che le cose tanto si trasformano, ma che per esempio un albero ha bisogno, cioè un albero non è altro che quello che assorbe dalla terra. Cioè, lo scrivi anche tu nel tuo libro, questo lo accenni. Quindi è l'acqua,
ma l'acqua viene dalla nuvola, la nuvola viene dal mare, il mare non evapora se non c'è il sole, quindi perché ci sia un albero ci deve essere il sole, il mare, la nuvola, l'acqua, eccetera, e poi la carta, no? Diceva Thich Nhat Hanh diceva, quando diceva quando bevo il tè, bevo le nuvole. Qualcosa del genere, insomma. Sì, sì. E invece sulla fregatura dell'ego che cui ruota tutto. Ma guarda, Cioè, poi quella non è una cosa che riguarda, però c'è anche una questione evolutiva. Cioè, allora, quando si parla dell'io separato, l'idea di essere un io separato, non è la stessa cosa dell'io che si sviluppa nel corpo-mente come una struttura psicologica indispensabile. Cioè, qui bisogna essere più chiari. capisco, Cioè, capisco. il senso dell'io che ha un corpo-mente è una struttura psichica che è un nome che si dà a un coordinamento di tutte le varie parti. Allora, qual è il problema dell'egoismo? Allora, intanto un bambino è egocentrico all'inizio perché ha bisogno di appropriarsi delle sue funzioni, eccetera, no? Quindi è rivolto verso se stesso. Freud parlava di un narcisismo primario, no? E per Freud la maturazione di una persona e quindi anche di un io è mano a mano che la sua libido, cioè la sua energia, che per lui era anche Eros, eccetera, invece che essere tutta rivolta su se stesso, mano a mano si coinvolge con gli oggetti esterni, cioè con le altre persone e così via. Questo è il segno ma questa apertura alla vita è graduale e non è graduale soltanto, ci sono fasi, no? Per esempio nell'adolescenza ci sono momenti in cui ti cambia il corpo, ti cambiano le cose, tu perdi l'identità fisica che avevi prima perché cambia la voce, cambia il corpo, ti crescono i peli, ti vengono le mestruazioni, cioè ognuno ha le sue cose, maschi, femmine, no? Allora in quella tempesta ormonale, eccetera, è chiaro che tu non sei più un bambino e non sei ancora un adulto. Per cui in questa fase di trapasso i problemi di identità sono molto forti. E allora è chiaro che molto spesso, per esempio, dai modelli genitoriali si passa ai modelli del gruppo dei coetanei, no? Molte cose si imparano più lì che non e così via. Allora lì si tratterebbe chiaramente di fare in modo che certi condizionamenti presenti nella società non siano così penetranti da stravolgere le cose, perché insomma sappiamo, cioè, perché un'esposizione precoce di un bambino a certi videogiochi, certo non gli fa bene da sviluppare una psiche sana, per dirtene una. È proprio per quello che te lo chiedevo, no? Come contrapposizione, se si può usare questo concetto, no? Contrapporre un'offerta diversa, diciamo, no? A una persona che in qualche modo è predisposto, ovviamente, non è che si prende la persona per le orecchie e dice no, c'è un altro modello, no, ok, quando magari questa persona fa anche delle richieste, no? Certo. In tal senso, Certo. e però come si fa a dire non lo so. No, io penso che A spiegargli questo centro di gravità permanente che è l'ego, insomma, non so se può essere anche descritto in questo modo, no? Cioè, è sempre lì, è sempre in mezzo, è il punto di partenza di tutto, io, no? Ok. Appunto dicevo che ma questo ovviamente, scusami, perché sennò parliamo, questo interessa anche a me, ovviamente, ci interessa a me, cioè interessa chiunque noi, no? Però magari con un linguaggio, con un approccio diverso, con un linguaggio, io penso che i linguaggi sono stati usati già tutti, insomma, ecco, per cui
Ok, niente. Infatti, quello che credo sia importante non è parlare, È l'esempio. è condividere esperienze. Questo vale molto per tutti, ma per gli adolescenti o i bambini. Cioè, tu non è che ti puoi mettere a spiegare in un modo astratto ma più semplice cose che riguardano solo il pensiero. Cioè, un bambino è più coinvolto da una favola che gli racconti o dal fare insieme qualcosa. Allora, nel fare insieme, nel condividere insieme delle esperienze, è possibile farlo in qualche modo con uno spirito di condivisione che mostra la non separazione reale fra i vari io. E quindi quando sto parlando del fatto di vedere l'interdipendenza, non è solo di spiegarla o con la canzone, quello è importante, ma man mano che la mente evolve le sue elaborazioni astratte può essere importante parlarne, però la questione riguarda la condivisione di vissuti, ecco, insieme. Questo secondo me è la chiave un po' per tutti i modi di condividere l'essere, appunto, come dicevo, no? Grazie. C'è quella canzone lì che è bellissima, è storica, ha 40 anni, quella canzone, 30 anni, tu, ma 40 anni forse ha. È proprio esplicativo, cioè proprio, io me lo sono sempre chiesto, ma dico, ma questo qua, da dove è arrivato Branduardi? Cioè ha fatto questo capolavoro proprio semplice, proprio bello. Sì. Grazie. Poi un'altra cosa volevo chiederti, già che ci siamo. Io so che ho sentito che tu molto tempo fa del tuo sito. Qual è il tuo sito? Cioè, lo puoi... Il tuo sito Guarda, adesso internet. un po' che non, cioè da quando hanno cambiato delle cose, questi di Google che l'ho dovuto fare, io non ci sono riuscito, ho chiesto a un mio amico di rimetterlo un po' a posto, quindi l'ho un po' trascurato, però se vuoi vederlo, si chiama, allora tu sai che il mio libro si chiama Il sorriso Sorriso segreto segreto dell'essere. Invece il sito si chiama Il sorriso dell'essere senza segreto. Allora, se tu su Google metti Il sorriso segreto dell'essere, niente, sempre il libro. Se invece metti Il sorriso dell'essere, immagino già dalla prima pagina, Bergonzi, già dalla prima pagina compare il link del sito, diciamo così. E c'ha Ok, no, perché tu dicevi qualche tempo fa che qualcosa si trova all'interno del sito. No, No. ci sono, Ok. c'è una pagina dedicata a, insomma dei brani, dei passi scritti di passi, diciamo miei. Poi c'è un'altra pagina invece che sono dialoghi che nel tempo sono avvenuti, per esempio, tramite mail, eccetera, con domande e risposte. E quello, insomma, ci sono un sacco di domande, un sacco di risposte, si ripetono certe cose, però è molto ricco, secondo me, quella parte lì. E uno può cliccare, ci sono tutti i titoli, uno clicca su quello e viene fuori la pagina. Poi ce n'è una con una bibliografia che però andrebbe aggiornata, però comunque prevalentemente appunto sulle cose in italiano. E poi c'è un'altra pagina dedicata a dei link, anche quelli andrebbero aggiornati, però quelli che ci stanno sono interessanti. E invece quella che non è assolutamente, è quella sugli eventi che da quando c'è stata la pandemia sono spariti, quindi sono rimasti quelli vecchi scritti degli ultimi tempi prima della pandemia, insomma, ecco. E beh, ci prendiamo quello che c'è, insomma. Sì, non sono mai riuscito a capire come si fa se uno vuole scrivere qualcosa
io purtroppo non ho molta dimestichezza con questa cosa, quindi però insomma ogni tanto ci mettevo qualcosa, adesso un po' che non lo faccio, ma sta lì e comunque c'ha già parecchio materiale, insomma, ecco. Grazie. Mi permetto di parlare? Prego. Più che altro perché voglio salutare innanzitutto Mauro, tutti gli altri, sempre molto molto lieta di partecipare ogni volta con gran piacere. E oggi più che mai mi sembra che siamo entrati proprio nell'impersonalità, quindi mi sembra che ci siamo un po' forse di più calati anche in questo mistero, no? Che poi ci affascina così tanto a tutti quanti e ci spaventa anche così tanto, insomma. Quindi mi sembra che, insomma, se ci prendiamo per mano e continuiamo in questa forma, la danza diventa sempre più divertente, secondo me. Forse non è che voglio fare troppe domande, voglio più che altro condividere questa gioia di stare insieme che ogni volta si ripropone, insomma. Spero che poi ci darai l'opportunità anche della presenza, così forse, no, se ci sarà sempre che appunto ci consentano anche le malattie, perché adesso ci preoccupa più l'influenza, mi sembra. Ok. E niente, ti voglio solo molto ringraziare di tutto, perché è sempre un piacere enorme quando si sta tutti così bene insieme, ci si apre e si cerca veramente di andare oltre questi confini, insomma, di noi stessi. Ok, grazie ancora, un saluto a tutti quanti e spero appunto che il prossimo incontro magari riusciamo a vederci a Roma direttamente, insomma. Ok, grazie. Grazie del tuo contributo. In realtà, appunto, la condivisione dell'essere, io non a caso prima menzionavo il sorriso dell'essere, cioè per me è un sorriso, insomma, no? E quindi condividere la gioia di questi incontri è l'unico motivo per cui si fanno. Come dicevo prima, io non ho un messaggio, un insegnamento, dico queste cose, ma perché sono un'espressione dell'essere, non così come tutte le altre cose, come con le vostre domande o le vostre osservazioni. Ma se uno mi dice, vabbè, ma se l'essere non si può comprendere, non si può raggiungere, non si può imparare, eccetera, allora tu che parli a fare, no? E io allora rispondo, perché non ne posso fare a meno? Perché è più simile a quando uno canta sotto la doccia o quando uno danza. E quindi se, come dici tu, danziamo insieme, è bello. Grazie, grazie. Posso dire anche io qualcosa ancora, anche se ho già parlato? Prego. No, anche la mia era una considerazione che ho trovato nei libri che ho letto e che ho ritrovato questa sera, e che mi sembra un apparente, che mi sembra tutto, almeno moltissimo, un apparente paradosso. Mi spiego. Il paradosso del non c'è niente da fare, tutto quello che puoi fare non ti avvicina di un passo, non ti allontana di un passo da quello che sei già. Anzi, magari addirittura io dico la grande attività, che a me personalmente effettivamente non mi ha mai convinto tantissimo, però la grande attività nel ricercare qualcosa che non c'è tiene in vita questo famoso sogno. E il fatto che addirittura non ci sia niente apparentemente niente da cambiare, o ecco, niente da fare, niente da cambiare, che vada tutto bene così com'è, e che si debba semplicemente, tra virgolette, semplicemente
prendere consapevolezza, coscienza di questo. In realtà è un paradosso, però per quanto mi riguarda personalmente capisco dal punto di vista mentale quanto sia in realtà difficile, proprio perché mi sono interrogato a un certo punto personalmente su cosa veramente mi identificasse. Io ho fatto i miei bravi percorsi, sto facendo i miei bravi percorsi di lavoro su di sé, corsi di risveglio e quant'altro, e a un certo punto della mia vita io ero, forse ancora sono, quello che fa il corso, quello che fa il lavoro su di sé. E poi ho fatto il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, da bravo, ho seguito tutte le lezioni, proprio un bravo studente. Poi a un certo punto mi sono detto, ma che cosa mi identifica? Che cosa veramente mi dice qualcosa di me? E allora mi è venuta in mente una frase di un film che io reputo molto interessante, un documentario, che è Matrix. E mi permetto soltanto di fare questa citazione. Come vedi, io cito il film Matrix, tu citi in larga data, c'è una certa differenza, però abbi pazienza, insomma, la mia cultura è più a livello più inferiore, però secondo me ha un senso. Adesso mi spiego. A un certo punto, quando Neo si risveglia, perché c'è tutto un parallelismo secondo me in quel film, e non solo secondo me, rientra poi nella Matrix, rientra nella matrice, rientra nella grande madre, e allora in macchina dice, io ho mangiato degli spaghetti dentro quel ristorante, e mi piacevano, una roba genere, mi piacevano anche, però adesso so che è tutto finto. Che cosa vuol dire? E la ragazza, che non mi ricordo come si chiama, risponde che Matrix non può dire nulla di te. Ora, io personalmente non può dire nulla di te. Dice proprio che non può dire nulla di te, di chi sei, una cosa del genere. Non sto citando le parole. Sì, certo. Non può dire. Io personalmente mi sono trovato in una situazione in cui mi sono interrogato in che cosa c'è, qual è la cosa che dice qualcosa di me, e sorprendentemente mi sono accorto che nulla di quello che io pensavo poteva dire nulla di me, ovvero il mio lavoro non dice assolutamente nulla di me. Potrei dirvelo anche, dopo lo faccio. Il fatto che non lo faccia o non lo faccia, dal punto di vista per quello che io penso di essere, quello che io sento, di quella sensazione che io ho di essere, di esistere, è completamente indifferente. Tant'è che io ho la stessa sensazione di esistere anche 50 anni fa, quando sono nato e non facevo questo lavoro. Oppure i corsi di risveglio, la mia parte spirituale, io lo dico perché magari questa cosa è condivisa da altri, non è che io, anche se faccio dei corsi di risveglio, ma non è che questa cosa mi identifica come qualcuno che fa i corsi di risveglio, perché tant'è che io adesso ho provato a rifarli e non mi hanno detto nulla. Oppure cioè, il fatto che abbia una famiglia non ce l'abbia, abbia dei figli non ce li abbia, ecco, non dice nulla, esattamente come nel film Matrix, quello che io sono o apparentemente in realtà non dice assolutamente nulla di me. Potrei fare qualsiasi altra cosa e sarebbe esattamente la stessa identica cosa. E questo, ecco, l'ho citato perché capisco qual è lo spavento che la personalità, il corpo-mente prova nel rendersi conto in realtà di non esistere, di non essere, perché io lo dico dal punto di vista mentale, ne rendo conto, ma in realtà per me è soltanto una consapevolezza mentale, non è assolutamente non è una cosa che sento, però capisco che morire alle proprie convinzioni, alle proprie identificazioni è qualcosa di estremamente doloroso e dalle quali io personalmente, penso anche molti altri, si allontanano volentieri, proprio perché è la morte, insomma, come dicevo prima. Tutto qua, volevo solo condividere. No, ti ringrazio. Questo sarebbe da approfondire tante cose. A volte ho fatto fare una prova ad alcuni, cioè di
identificarsi con 5 cose, tipo la prima è l'età, giovane, vecchio, cioè il sesso, il lavoro, la nazionalità, adesso non mi ricordo qual era quell'altro. E una volta date tutte le risposte su queste cose, sedersi un attimo e una per una vedere, contattando il proprio senso di esserci, se queste cose avevano un senso. Cioè, se il fatto di essere maschio o femmina, il fatto di essere italiano o di un'altra, il fatto di essere un ingegnere o una casalinga hanno una qualche incidenza su quella cosa innegabile che siamo noi, che è il senso di esserci. E in effetti non sono quelle cose io sono questa cosa qui che non rientra in quelle schemi. E c'è una differenza fra identificazione e identità, perché l'identificazione è un'azione che si fa mettendo un'etichetta. L'identità è quello che non cambia, identico vuol dire qualcosa che non cambia. Qual è la nostra identità? Beh, anche lì, per esempio, noi pensiamo di essere il corpo, ma se a noi ci viene meno un piede, abbiamo la sensazione che ciò che io sono ne sia stato menomato. Il corpo è meno amato, ma io ho l'impressione di essere intero, come nella mia identità. Quindi non sono il corpo. Il corpo cambia. Quando ero bambino, ho 10 anni, già in 10 anni tutte le cellule del corpo cambiano, no? Allora 10 anni fa ero un altro corpo, completamente diverso da questo. Se fossi il corpo adesso dovrei non avere quel senso che in qualche modo resto sempre io. Non dipende dal corpo, il corpo cambia. E figuriamoci i pensieri, le idee, le convinzioni, quelle cambiano in continuazione. E allora che cos'è? Se io metto tra parentesi, sospendo tutto quello che cambia, che resta? Qual è il residuo che resta, che non cambia? E potrei dire che il residuo è il fatto di esserci e il fatto di saperlo, cioè la coscienza di esserci. Esserci e la coscienza sono insieme in me. Quando ero un bambino piccolo, io ero ed ero sveglio, ero lucido, ero cosciente. Adesso ciò di cui ero cosciente era molto diverso, ma il fatto di esserci e di essere cosciente, un bambino, anche se io non ne ricordo niente di quando avevo 1 anno e mezzo, però ero bello sveglio. E adesso, quando sarò un vecchio di 90 anni, se ci arrivo, sarà un altro corpo, un'altra mente, ma ci sarà la sensazione che questa cosa, questo semplice esserci che Nisargadatta chiama io sono, non cambia. Ora però il punto è questo: in che modo l'io sono, che io sono adesso, cioè il fatto puro e semplice di esistere e di essere cosciente, in che modo è diverso dal tuo o da quello di un altro? Perché capisci bene che la mia identità è diversa dalla tua per che cosa? Per il corpo o per la personalità, cioè per la mente, per come sono fatto, per il tipo di... ma non per il fatto che io ci sono e sono cosciente, perché è una cosa talmente semplice che è uguale in tutti. E allora, se è uguale in tutti e ce ne sono veramente tanti, o ce n'è uno solo? E in questo Nisargadatta ha usato una metafora molto bella, secondo me, cioè perché esserci e sapere di esserci anche se ne va. Se ne va quando muoio, se ne va quando sto nel sonno profondo senza sogni, cioè esserci resta, cioè ci sono, però non so più di esserci. Quindi c'è qualcosa oltre che diventa questo. Allora la metafora che usa Nisargadatta è questa: la mattina, quando sorge il sole,
le gocce di rugiada in un campo splendono tutte di un puntino luminoso che sembra dentro quelle gocce. Le gocce hanno questi puntini di luce proprio, che è il riflesso della luce del sole, che però sembra stare dentro. Ecco, allora lui dice: le gocce di rugiada sono la mente e il corpo. Il puntino di luce che appare dentro è l'io sono, esserci e sapere di esserci. Senza la goccia di rugiada non appare quel puntino. Quindi la goccia di rugiada, cioè la mente-corpo, è una condizione necessaria, ma non sufficiente perché ci sia l'io sono. Quella che è l'essenza di quella luce è una sola, è la luce del sole, che però nel momento che investe le gocce di rugiada sembrano tante luci diverse, tutte uguali, perché è esserci e sapere di esserci. E quando le gocce di rugiada evaporano, la luce del sole è sempre lì. Bene. Allora, se c'è una domanda proprio battente, sono tutto orecchi, altrimenti ci salutiamo. Ultima occasione, ultimo giro. Ok, allora siamo arrivati alla conclusione. Ci sentiamo e ci vediamo a febbraio. Sta ancora online, per le cose bisogna avere un po' di pazienza per rivederci di persona. Ringrazio tantissimo i promotori di questa iniziativa che così generosamente Fabrizio e Olivia. Ringrazio anche, non so se c'è stasera, Lara, perché lei sempre mette l'avviso di questi incontri il giorno prima, insomma, niente. E ringrazio tutti voi per il vostro contributo di parole o di presenza. Alla prossima.